Ciao a tutti, sono Davide. Oggi andiamo a disossare una faraona. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, oggi non una videoricetta, ma diciamo un tutorial per, diciamo, anche farvi vedere come si fa a disossare una faraona, come faccio io a disossare una faraona naturalmente, per risparmiare qualcosina. Se volete fare una faraona ripiena, anziché acquistare quella già disossata, potete disossarvela voi, il risparmio è notevole, diciamo praticamente, guardate, questa qui è una faraona che pesa 1,3 kg e costa sui 9 euro. 9 euro comprata al supermercato. Farò un busto senza testa, senza zampe e senza viscere all'interno. Se invece voi andate a acquistare una faraona, la trovate anche al supermercato già disossata, anziché spenderne 9 magari ne spendete 15 o anche 16 euro. Quindi un piccolo risparmio, poi dopo un piacere anche farsela in casa. Se vi piace un po' strafficare con la carne, insomma, dà più soddisfazione farsi le cose da sole. Vi faccio vedere come si fa. Allora, innanzitutto ho acquistato una faraona a busto, ma può essere anche un pollo, perché comunque sia l'anatomia è sempre quella e la maniera di disossare è sempre quella lì, almeno quella che vi faccio vedere io. La prima cosa che c'è da fare è togliergli le piume, quindi accendete il fornello, passate la faraona o il pollo sopra alla fiamma e bruciategli le piume che ci sono, gli spuncioni. Adesso io l'ho fatto alla bene meglio, è venuto abbastanza bene. E poi dopo dovete darci una lavata, una lavatina sotto l'acqua, la sciacquate bene e si può cominciare il disosso, diciamo. Allora, se voi la tirate fuori un'oretta prima dal frigo, la carne si rilassa un pochettino e riuscite a lavorarla meglio, a disossarla meglio, si fa meno fatica. Quindi la tirate fuori dal frigo, la lasciate un po' ammorbidire e poi andiamo con il disosso che vi faccio vedere. Allora, la giriamo. Io la giro di schiena e comincio, diciamo, dalla parte della schiena, vedete? Qua, con un coltello punta fine, mi raccomando che tagli bene, state attenti. Io adesso non le sto usando, però se la fate a casa state attenti, mettete il guanto, usate le protezioni, ve lo dico, vi do un consiglio perché è un attimo tagliarsi. Allora si parte praticamente dal sederino, che è questo qua, e io comincio con farci un segno proprio a metà della schiena, ok? Andiamo a delimitare le due metà e pian pianino con la punta del coltello andiamo a staccare la ciccia dalla carrozza, ok? In questa maniera, molto semplice. Il coltello deve proprio strisciare sopra l'osso, ok? Arrivato a un certo punto, qua a questa parte qua, trovate lo snodo delle coscette, che è questo qua dell'anca. Ci fate un girettino attorno, così. L'importante non è la velocità in questo lavoro, andate ben con calma, perché bisognerebbe riuscire a non forare la pelle, anche perché se andiamo a fare un arrosto ripieno abbiamo bisogno che la pelle rimanga intera, perché così se fate un ripieno diciamo di formaggio o comunque un po' che può uscire, la pelle lo mantiene all'interno. Vedete, basta soltanto seguire pian pianino l'osso venendo in giù e la faraona pian pianino si apre da sola, sempre la punta del coltello aderente all'osso. Ecco, guardate, ne abbiamo già aperto a metà. Così. Praticamente la metà è già aperta. Adesso procediamo dall'altro lato. Io sono mancino ma la giro dall'altra parte e pian pianino anche qui vado ad aprire anche l'altra metà. Qui arriviamo sempre allo snodo dell'anca.
o della sovracoscia, come preferite. Quindi una volta aperta anche dall'altro lato, stando sempre aderenti all'osso con la punta del coltello, non vi potete sbagliare, andiamo ad estrarre la carrozza. Qui c'è il famoso ossicino che c'è in mezzo al petto, guardate, basta soltanto tirare. Ecco, praticamente la carrozza, che è questa qua, è staccata. Allora, siamo in questa situazione, abbiamo tirato via la carrozza, sono rimaste le ali e le coscette. Allora, le coscette possiamo disossarle in questa maniera. Qui abbiamo l'osso dell'anca, quindi basta soltanto seguire l'ossicino, così. E andiamo a staccarlo. Lo stacchiamo dal fusello. Ecco fatto. Se vedete che ci sono delle venuzie, le tiriamo via. Adesso andiamo a staccare l'osso della coscetta. Ci andiamo a incidere la parte superiore del fusello in questa maniera, tutto attorno, e possiamo raschiarla così. Ecco, guardate. L'ossicino del fusello è tolto. Guardate, lo andiamo a riformare in maniera da poter ottenere comunque un buchetto per poter riempirlo con macinato o quello che decidete di farcire la faraona. Sentite sempre con le mani se rimangono delle ossicine, che è meglio toglierle. Ecco fatto. Allora, guardate, la faraona è disossata, le alette io ce le lascio perché comunque è anche un bel vedere, e quando è cotta si vede che ha la forma proprio della faraona, quando viene poi riempita stanno molto bene. Se non vi piacciono potete toglierle, anche perché andarle a disossare comunque non ci starebbe niente dentro e niente, io ce le lascio così. La potete riempire con del pesto, del macinato misto, impastato, insomma con quello che volete dentro, un cotechino, insomma scatenate l'ispirazione e potete metterci quello che volete. Poi vuole legata e messa in cottura, che può essere al forno con le patate o in tegame. Adesso io la lascio così, mi fermo così, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Logicamente così è come la faccio io. Chi le fa tutti i giorni è logico che le fa in 30 secondi, la fa, e forse anche molto meglio, ecco. Però non mi sembra che sia venuta male, spero che si sia capito un po' tutto dalle immagini come poter fare. Una volta fatta, mi raccomando, al massimo un paio di giorni, dovete farla entro un paio di giorni, perché poi dopo è carne fresca, quindi vuole consumata molto velocemente. Niente da dire, che se volete vedere la faraona ripiena, magari nel prossimo video me lo scrivete sotto nei commenti, io vi faccio la farcia, insomma vi faccio vedere come prepararla e insomma cuocerla, ecco, così facciamo anche la prova assaggio. Bene, allora spero che il video vi sia piaciuto e sia stato abbastanza chiaro, e vi ricordo che di mettere un mi piace, mi raccomando, per me è molto importante, e soprattutto iscrivetevi anche al canale. Con questo vi saluto, ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!